Ciao a tutti e bentornati nel mio podcast. Nella giornata di oggi impariamo a costruire delle frasi con l'obiettivo di essere più educati. Essere educati significa to be polite. Ci sono delle parole o dei tempi verbali che possiamo utilizzare per rendere la nostra lingua, il nostro parlato, molto più educato. In passato ho già svolto una puntata dedicata alla polite form. Vi avevo spiegato la differenza del dare del tu e del dare del lei ad una persona. Se vi siete persi questa puntata, vi lascio il link in descrizione. Vi consiglio di andare a riascoltare l'episodio, così da capire al meglio come utilizzare la polite form in italiano. Inoltre, tutti gli esempi che sentirete in questa puntata li potete ritrovare sempre in descrizione. Dateci un'occhiata. Facciamo una lista di tutto ciò che ci serve per essere educati. Per iniziare, abbiamo bisogno del modo condizionale, nello specifico del tempo presente, quindi il condizionale presente. Poi abbiamo bisogno del verbo servile, potere, seguite dalle formule di cortesia, per favore, oppure per cortesia, e dare del lei. Altre due parole che sono scusa, informale, e scusi, formale. Ed infine le formule impersonali. È possibile al presente e sarebbe possibile al condizionale presente. Abbiamo bisogno di tutti questi elementi per costruire le nostre frasi educate e gentili. Possiamo essere educati anche con i nostri amici, quindi non dobbiamo per forza dare del lei per essere educati. Possiamo essere educati anche quando diamo del tu a qualcuno. La prima frase che vado ad analizzare è: mi dai la penna? Questa domanda è molto diretta, quindi noi, in realtà, possiamo aggiungere, mano a mano, gli elementi che abbiamo visto prima, per rendere questa domanda molto educata. La prima cosa che possiamo fare per renderla un po' più educata è aggiungere per favore. Quindi, mi dai la penna per favore? E già, vedete che la domanda cambia leggermente, ma possiamo fare di più. Possiamo coniugare il verbo dare al condizionale presente e quindi avere questa domanda. Mi daresti la penna? Anche qui possiamo aggiungere per favore. Quindi, mi daresti la penna per favore? Vedete com'è stato semplice rendere questa domanda più educata? Inoltre, possiamo aggiungere il verbo potere al presente. Quindi, puoi darmi la penna? E anche in questo caso aggiungere per favore. Quindi, puoi darmi la penna per favore? Possiamo poi, ulteriormente, aggiungere il condizionale presente, però questa volta al verbo potere. E quindi, potresti darmi la penna per favore? Abbiamo visto praticamente tutti i gradi di educazione di una domanda, dalla più diretta alla più educata. Siamo partiti da mi dai la penna? E siamo arrivati a potresti darmi la penna per favore? Possiamo fare lo stesso quando la domanda contiene la forma di cortesia. Quindi, ovviamente, utilizziamo la forma di cortesia in automatico quando parliamo con qualcuno che non conosciamo o con qualcuno con cui abbiamo un rapporto di lavoro,
oppure un rapporto di rispetto. La domanda di partenza è: mi dà la penna? Perché ovviamente dobbiamo usare la terza persona singolare per formare la forma di cortesia. La nostra domanda di partenza, per questo secondo esempio, è: mi dà la penna? È la stessa domanda di prima, ma con la forma di cortesia. Cominciamo la nostra trasformazione. Mi dà la penna per favore? Mi darebbe la penna? In questo caso ho utilizzato il condizionale presente. Mi darebbe la penna per favore? Anche qui ho utilizzato il condizionale presente e ho aggiunto per favore. Adesso aggiungo potere, quindi diventa: può darmi la penna? Può darmi la penna per favore? Infine trasformo potere al condizionale presente. Potrebbe darmi la penna? Aggiungendo per favore, la domanda diventa: potrebbe darmi la penna per favore? Vedete che trasformazione? Dalla domanda diretta e meno educata, mi dà la penna, alla domanda meno diretta e più educata, potrebbe darmi la penna per favore? Potete fare questa trasformazione con qualsiasi frase, aggiungendo tutti questi elementi che abbiamo visto. Potrete trasformare qualsiasi frase, va bene? Vediamo un altro esempio, questa volta senza soggetto. Vediamo una frase con una forma impersonale. È possibile, oppure sarebbe possibile. E qui aggiungiamo anche altri elementi che non abbiamo aggiunto prima, come ad esempio scusa e scusi. Quindi vediamo la nostra domanda di partenza. È possibile avere un bicchiere d'acqua? Molto diretta, ma comunque educata, perché è impersonale. Ma possiamo rendere questa domanda ancora più educata. È possibile avere un bicchiere d'acqua per favore? Scusa, è possibile avere un bicchiere d'acqua per favore? Oppure, scusi, è possibile avere un bicchiere d'acqua per favore? Possiamo trasformare è possibile al condizionale presente e quindi possiamo dire: sarebbe possibile bere un bicchiere d'acqua? Sarebbe possibile avere un bicchiere d'acqua per favore? Scusa, sarebbe possibile avere un bicchiere d'acqua per favore? Scusi, sarebbe possibile avere un bicchiere d'acqua per favore? Quindi, aggiungendo tutti questi elementi, noi possiamo risultare molto più educati. E quindi io vi consiglio di fare questo esercizio con le frasi che volete, perché, come vi dicevo prima, questa trasformazione è possibile con qualsiasi frase o domanda. Spero che questo episodio vi sia utile e spero che vi aiuti a trasformare la vostra lingua in una lingua un po' più educata, a seconda dei contesti. Ovviamente non dovete sempre parlare così. In base al contesto in cui vi trovate, potete utilizzare o meno questa forma di cortesia. Se avete delle domande a riguardo, mandatemi un messaggio su HelloTalk o mandatemi una nota audio su Anchor. Tutti i link sono in descrizione. Vi ringrazio per aver ascoltato questo episodio. Noi ci sentiamo in una prossima puntata.